Oggi si va a Spello. Il percorso cambierà in corso d'opera. Dovevamo fare la via bassa per riposarci dalle fatiche precedenti. Abbiamo finito per far su e giù dal Subasio per quasi 1000 metri di salita su 20 chilometri. Ma ne è valsa la pena. Potresti raggiungere l'eremo delle carceri, ma poi si trasformerebbe nella variante alta. Comunque la strada è tranquilla, passa in mezzo agli uliveti. Per una terza via c'è una variante che sta a metà tra la variante alta, il percorso alto e il percorso basso, per poter visitare l'abbazia di San Benedetto al Subasio. Speriamo che valga la pena. Attenzione che sto correndo su da solo all'eremo delle carceri, senza zaino. Vediamo un po'. Peccato sia così accessibile ai turisti. Lo so che è una cattiveria, ma Croce di San Bernardino. Oh, una panoramica da Assisi fino a Spello, che è laggiù in fondo. Il Sentiero degli Ulivi è proprio bello. Strano che non sia il percorso ufficiale. Far caldo. Una sosta su queste panchine all'ombra sarebbe bella, ma Spello è a solo 3 km e ci chiama. Ci riposeremo in paese. Ecco, l'ultimo tratto è, diciamo, esposto al sole, però è piacevole. È ventilato oggi. La meta odierna. Spello. Dopo aver riposato e essersi fucillati, abbiamo aspettato che la temperatura calasse un po' per andare a visitare Spello. Ovviamente la temperatura non è calata perché ci sono comunque 35 gradi. Il macchino ricorda molto quello di San Pietro, è possibile che sia del Bernini anche questo. Comunque è stupendo. Questa luce dorata poi. Scappa la birra anche lì, immagino. Beh, penso di sì. Verso il Torre di Properzio. Tra le poche cose da non chiudere presto a Spello.
Porta Venere e Torri di Properzio. Dovresti sentire la vampata di calore. Sono conservate benissimo, diciamo che sono state restaurate circa 2 anni fa, però fa ancora piacere vederle in piedi dopo tutto questo tempo. E il photobombing della pellegrinetta oscura, la comunità di Spello, dove una pellegrinetta oscura a caso vuol dissetarsi Ma gliela scoperta! da una fontanella dispettosa. Dispettosa come me. E questa è la chiesa dei Cappuccini del XII secolo, San Severino. E i resti dell'anfiteatro romano di Spello. Purtroppo rimane ben poco, giusto la conca dove si trovano i gradinati. Di buon'ora stiamo lasciando Spello, forse non abbastanza presto per i miei gusti, ma ci siamo fatti tentare dalla colazione dalle suore. Immagino che la pagheremo più avanti con gli ultimi chilometri fatti al caldo, attraversando il fiume Topino. Yeah. Da Spello a Spoleto, una micidiale tappa di più di 35 km. Fortuna che l'unica salita è quella di 200 metri per Trevi. Salve. Strada bianca e laggiù, visibile dietro i pali della luce, Trevi, che è la nostra metà tappa odierna. L'altra metà ci porterà a Spoleto. A Trevi. Chissà cosa si aspetta dietro l'angolo. Io immagino un'altra strada.
Siamo in un oliveto. Cristalline e devono essere di un fresco, peccato che la balneazione sia vietata ovviamente. Dicevo, peccato che ovviamente la balneazione sia vietata, perché altrimenti sarebbe piena di gente col caldo che fa. Mamma mia, quanto mi piacerebbe fare un tuffo. E invece via fino a Spoleto, la basilica di San Savino, dove saremo ospitati da Don Mirko. Il posto sembra tranquillissimo e speriamo sia anche fresco. Una fresca fontanella, qui c'è di nuovo la segnaletica e là sotto c'è il ponte delle Torri, che purtroppo è chiuso e sul sito della via di Francesco non è segnalato, e per cui fortunatamente abbiamo trovato una vecchina alle 5:20 per strada, non so cosa ci facesse, l'ha mandata la provvidenza e ci ha consigliato di scendere oltre e di passare il fiume davanti alla chiesa di San Pietro, Extramenia, e quindi con solo i 2,5 km in più siamo di nuovo sul tragitto. E questo è il Ponte delle Torri, è chiuso per il terremoto, speriamo che venga riaperto. E là il castello, una delle torri da cui prende nome il ponte, che in realtà era un acquedotto anticamente. Potete vedere ancora il solco sommitale in cui passava l'acqua, il castello, e noi si sale nel bosco verso Monteluco. Nel bosco c'è ancora un po' di fresco, saremo comunque all'ombra. Vediamo di proseguire spediti e recuperare il tempo perso. Alla forca delle Porelle, 910 metri d'altezza. Da Spoleto ad Arrone, tappa lunghissima anche a causa della deviazione, 36 km, ma ce l'abbiamo fatta. Manca tantissimo, in salita ancora. 400 metri totali di salita a fine tappa. Mettere a bagno i piedi o non mettere a bagno i piedi? Questo è il dilemma del pellegrino. Ad Arrone.
Chiesa di San Giovanni del XV secolo. San Sebastiano qui è molto sentito come santo protettore, anche nella chiesa principale. Roccioso dovrebbe essere Mandria, se ho ben detto la cartina. Ormai ingrossato, che scende a valle e andrà a congiungersi col Velino. Oggi ci riposiamo, 13 km da Arrone a Piediluco, con solo 400 metri di salita, pomeriggio al lago. Segnale di divieto anche pedonale, però ci hanno assicurato che è relativo a una frana di alcuni anni fa e ora si possa passare senza problemi. La salita è quasi tutta concentrata in pochi tornanti ed è abbastanza faticosa. Se arrivo in cima e scopro che hanno chiuso l'acqua alle cascate, mi arrabbio, oh quanto mi arrabbio, e noi non possiamo fermarci fino a quell'ora, pazienza. E costeggeremo fino al lago di Piediluco. Ho una fresca brezza che asciuga il sudore dopo la salita. Le gioie del pellegrino. Manca solo una fontanella. Qui ha senz'altro un aspetto migliore il fiume. Un bel sentiero ombreggiato, piacevole, col clima giusto, questo bel venticello fresco, ombreggiato, bel panorama. Sarà quasi un peccato arrivare a destinazione. Arriva al lago, che è ancora 1,5 km, perché dobbiamo circumnavigare il lago. Che si getta nel lago. Passeggiata sul lago di Piediluco. Che l'ospitale non apre, mi sa che bivaccheremo qui. salita dovrebbe portarci a quel paesino là in cima, se si vede, che è Labro. Sarà una salita dura, però la stiamo facendo prima dell'alba
respirando col fresco, dove l'unico bar pizzeria spaccio di prodotti tipici è chiuso, nonostante si sente proveniente dalla musica. C'è anche un ristoro, ma è chiuso anche quello. Da Piediluco a Poggio Bustone. Oggi ci aspettano 22 km con 1.000 di metri di salita. All'arrivo ci riposeremo al convento di San Francesco. Là sotto c'è il lago Stretto e poi non mi ricordo il nome dell'altro lago francamente, e noi intanto continuiamo a salire verso quel colle che si intravede là in fondo. La salita è erta, però se non altro il fondo è abbastanza regolare, è una specie di asfalto raschiato. Qui diventa sterrato. Vediamo se c'è un attimo di pausa per la salita. Colle Copparotto, ci dirigiamo verso il Faggio di San Francesco. Non fatevi trarre in inganno, si sale ancora. Lo strappo finale verso Poggio Bustone, 250 metri di salita. Km da Poggio Bustone. Siamo in una bella valletta ombrosa. Ci mancano ancora 200 metri di salita alla meta. Sull'alto versante della valle che stavamo percorrendo poco prima, e adesso sempre in leggera salita arriveremo a Poggio Bustone, che è dietro lo sperone roccioso. Ultima fatica verso Poggio Bustone. La segnaletica si è fatta scarsa e ha stranamente cambiato colore. Da giallo e azzurro è diventata giallo e rossa, non lo so, forse perché siamo in Lazio, però ho controllato col GPS e siamo sulla strada giusta. Quasi arrivati. Convento di San Francesco a Poggio Bustone, e domina proprio tutta la valle. La salita al Sacro Speco, vediamo che sono davvero 45 minuti. Questa è la pietra con l'impronta del breviario di San Francesco. Da questo luogo San Francesco benedì la Valle Reatina.
Si vede che siamo in boscaglia. Avanti. Se questo speriamo non sia chiuso. No, non è questo.